Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere uno dei moduli più classici in assoluto, ma disposto chiaramente diversamente. Perché? Perché ci piace sempre modificare, ci piace sempre provare nuove cose, quindi di conseguenza ragazzi vi presento il modulo di cui vi sto parlando. Andiamo subito su schema di gioco ed eccolo qui ragazzi. Nulla diciamo di nuovo, così di eclatante, perché comunque consideriamo che è un modulo utilizzato da tanti pro player, un modulo utilizzato da tante persone che militano nei primi posti delle divisioni 1, e quindi ragazzi io però vi ho fatto una piccola mia variante e ve la farò vedere. Il portiere ragazzi lo analizzo molto velocemente perché penso che ognuno di noi abbia un portiere preferito, va bene con stile difensivo sia con stile offensivo, ma tanto ragazzi cambia poco fondamentalmente. Il 4-3-3 inoltre è pure un modulo con la quale appunto possiamo giocare con tutti gli stili, col contropiede, col contrattacco, col possesso palla, col vie laterali qualora avessimo gli esterni, in questo caso ne ho solo uno, con il passaggio lungo e forse non mi sono dimenticato nient'altro, ma comunque va bene ragazzi, con tutti gli stili, in modo tale da tagliare la testa al toro e non pensarci. Partiamo ragazzi dalla difesa. La difesa, come potete notare, è messa in una maniera un po' atipica, non ha i due difensori centrali, uno praticamente, anzi mi sono dimenticato, scusatemi, di fare una piccolissima modifica perché devo fare appunto questo, ovvero andare a mettere il nostro aspettate che lui se no non si riesce a mettere, no nemmeno adesso, quindi devo alzare ancora un pelino Pierà. Ok, quindi DC e fare così ragazzi, mettere i difensori praticamente in una maniera verticale, come avete potuto notare, non orizzontale. Perché ragazzi? Perché ho notato che questo modo, questo modus operandi, così come direbbero gli esperti, di mettere i difensori è ragazzi una maniera che ho scoperto buggata, poiché ti fa praticamente mettere fa giocare in maniera molto più coperta ragazzi la difesa. Sto cercando nel frattempo di mettere Xabi Alonso come mediano, ok, perché voglio comunque due mediani, anche se poi uno senza istruzioni, ma quello lo vediamo dopo. E quindi dicevo ragazzi, davanti al portiere io ci metterei un terzino difensivo o comunque uno sviluppo, poiché secondo me è giusto che lì davanti ci sia una persona proprio che non si muove, o che comunque si muove molto poco, non incontrista, che tende a uscire, che tende a buttarsi in avanti. Le caratteristiche ragazzi devono essere sempre le stesse che vi ripeto ogni video: la velocità, il comportamento difensivo, il salto, il contatto fisico, colpo di testa. Ovviamente ragazzi questo Maldini, come potete vedere, è completo. Comunque velocità e gli altri parametri almeno sopra gli 87, 88, 85 anche, però non di meno ragazzi, perché altrimenti avremo dei giocatori purtroppo troppo lenti o comunque poco efficaci difensivamente e ovviamente diventerebbe per noi un grosso problema. Con la velocità ragazzi io vi dico sempre, mi raccomando, quando fate le build cercate di buttarli sempre un occhio in più, perché attualmente gli attaccanti, avete notato, sono velocissimi, sono rapidissimi, tendono a infilarsi negli spazi dove non passerebbe nemmeno una mosca e quindi di conseguenza diventa complicato se uno dei difensori lenti. Questo Van de Ven ragazzi è veramente un giocatore straordinario, vinto un po' di tempo fa, ma comunque ragazzi un incontrista, e vi consiglio quindi la coppiata sviluppo incontrista, che apro e chiudo una grande e piccola parentesi, dicono, e comunque oggettivamente può essere una coppia di difensori buggata, nel senso che comunque è quel movimento classico che abbiamo spiegato anche nello scorso video, no? Dei difensori ma così come degli attaccanti, uno esce e l'altro copre nel caso della difesa, o comunque uno si butta in avanti e l'altro invece viene a cucire un po' il gioco per quanto riguarda appunto gli attaccanti. A destra ragazzi ci metto un terzino difensivo, ma non a caso. Questo terzino difensivo a costa corta dovevano avercelo un pochino tutti, poiché comunque è una carta che ci regalava il gioco un po' di tempo fa, ma se non avete lui va bene anche un altro terzino difensivo. Guardate un pochino le statistiche e cercate magari di prendere spunto. Zanetti ragazzi, terzino offensivo sinistro, lui può fare un po' tutto come possiamo vedere dal campo, e ragazzi una carta veramente veramente forte. Se non avete lui comunque vi consiglio un altro terzino offensivo. Ma perché un terzino offensivo a sinistra e il terzino difensivo a destra? Perché ragazzi a destra abbiamo in alto
abbiamo comunque un'ala prolifica, che è questo crick, che dopo vi farò vedere appunto più nel dettaglio, mentre dall'altro lato, come potete notare, in fascia non abbiamo nessuno, quindi voglio appunto che ci sia più spinta su una fascia e dall'altra però in maniera praticamente asimmetrica, quindi in maniera, come possiamo vedere, diagonale, no? Che da Zanetti in diagonale andiamo verso crick. In mediana, ragazzi, ci mettiamo quantità e qualità, o comunque Xabi Alonso fa entrambi, sia quantità che qualità. Quantità intendo chiaramente Patrick Vieira, e faccio pure la rima. Un mediano centrocampista, ragazzi, che chiaramente non ha questa grande tecnica, anche se comunque è discreto, ma soprattutto il suo forte, come quando appunto giocava, era la velocità sicuramente, e il riconquistare i palloni, quindi ottima difesa, grande fisicità, colpo di testa, nonostante abbia 76 comunque è alto 1,92, quindi immaginate un pochino, colpi di testa sicuramente ci riesce molto molto bene, e quindi vi consiglio un incontrista. Se non avete un incontrista con queste caratteristiche così, diciamo, elevate, va bene anche un collante o un onnipresente. Io, ragazzi, però, se avete un Vieira o comunque un Davids, un Makelele o un giocatore simile, chiaramente una leggenda, cercate magari di mettere lui, perché sicuramente prima di tutto sarà sempre più magari lettera A o lettera B, quindi sempre in forma, e chiaramente hanno anche degli altri parametri rispetto a quanto può essere forte, ma pur sempre magari un giocatore base o un post settimanale. Questo Xabi Alonso, ragazzi, ho trovato pochissimi, circa una settimana fa, 2 settimane fa se non erro, nei giri gratuiti. Ho avuto veramente una botta di fortuna, per non dire un'altra parola, di quelle incredibili. Ho trovato lui e Zanetti insieme quindi credetemi che ho avuto molta, no, lui è Matthaus, vabbè, comunque in sostanza li ho vinti tutte e tre, ragazzi, ho avuto una botta di quelle di fortuna proprio pazzesche. Questo Xabi Alonso, ragazzi, unisce, come vi dicevo, quantità e qualità, ha una tecnica sopraffina, ha un grande comportamento difensivo, quindi comunque riconquista molti palloni, non è velocissimo, devo essere sincero, probabilmente è il più lento in questo momento della mia rosa in campo, però, ragazzi, comunque compensa la tanta qualità che può offrirci. Questo Matthaus, ragazzi, mi ha stupito, cioè ha fatto panchinare il mio amico De Paul. Il mio amico De Paul era uno dei miei preferiti, almeno per i fan più affezionati si ricordano che De Paul c'era in ogni mia formazione, o comunque in quasi tutte. Questo ragazzi, Matthaus mi ha veramente fatto mi ha fatto prendere un'altra decisione rispetto a De Paul, perché De Paul chiaramente ce l'ho in panchina perché è uno sempre dei miei preferiti, ma ragazzi, questo De Paul, scusatemi, questo Matthaus, ragazzi, fa veramente delle cose che sono ottime, è molto veloce, è bravo tecnicamente, ha comunque un bel comportamento difensivo pur essendo un trequartista, infatti molto spesso ce lo troviamo a centrocampo a dare una mano. Io poi tra l'altro ho dato il secondo booster con gestione del pallone, quindi, ragazzi, comunque è un giocatore che segna, perché guardate, ha fatto già 53 partite, 30 gol e 16 assist, ce l'ho, ripeto, da un paio di settimane massimo. E, ragazzi, un giocatore che mi piace molto, molto 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 bravo. Io qui vi consiglio in questo ruolo, ragazzi, un giocatore chiave, ok, per come gioco io. Però vi dico anche, ragazzi, potrebbe, attenzione, starci bene anche un regista creativo, e vi spiego il motivo. Con il giocatore chiave chiaramente avremo più movimento, più inserimenti, ok, soprattutto fra questi tre signori. Con il regista creativo invece magari io a questo punto allora metterei 2 opportunisti, quindi Mbappé va bene, ma magari Insigne no, metterei un opportunista, e dietro avrei comunque lo scarico, quindi giocherei più con gli 2 inserimenti di questi e lo scarico dietro, e chiaramente poi l'inserimento all'occorrenza anche dell'ala. Però, ragazzi, in questa maniera invece, dove ho una seconda punta come Insigne che fa l'ala prolifica e di conseguenza tenderà a buttarsi dentro, ma non sempre, spesso e volentieri verrà a giocare qui, quindi si muoverà un po' in questa zona di campo, no? Sulla tre quarti, e magari favorirà l'inserimento di Matthaus, di Mbappé o di Crick. Dall'altro lato, ragazzi, invece ci mettiamo un opportunista. Uno dei 2 opportunisti ci vuole per forza, ragazzi, attenzione, sottolineo per forza, perché altrimenti abbiamo sì magari tanto gioco ma poi poca finalizzazione, e a noi ci interessa chiaramente fare gol.
questo Mbappé è strepitoso, ma se non avete lui come opportunista ne vanno bene anche degli altri. E questo Crick, ragazzi, una alla prolifica, anche lui trovato pochissime settimane fa, tutto nel solito blocco. Ho avuto 2 giorni di regali di Natale posticipati, perché chiaramente le feste erano già finite, ma il gioco mi ha voluto comunque fare dei regali. E questo Crick è veramente veramente forte, molto interessante tecnicamente, molto veloce, segna un bel tiro a giro, quindi ragazzi veramente veramente forte. Se non avete lui ovviamente va bene anche un'altra alla prolifica, una su tutte, ad esempio mi viene in mente un Salah, ma ce ne sono tante, insomma, una delle tante versioni di Neymar, Messi, insomma ci possono essere tanti giocatori da poter mettere come in questo ruolo, quindi come esterni destri. Però ripeto, dicevo ragazzi, quello che è interessante capire è come vogliamo giocare, cioè vogliamo giocare con 2 punte che si buttano e un regista creativo che magari viene incontro, quindi a fare da sponda, a far da gioco, oppure vogliamo che magari ci sia più movimento fra questi 3, più triangolazioni e magari l'inserimento di un esterno, perché attenzione, questo esterno può anche diventare una seconda punta, lo possiamo spostare appena facciamo diventare seconda punta. Diciamo che ragazzi il bello del 4-3-3 è che è un modulo talmente versatile che come lo mettiamo funziona. E questa è una cosa che infatti è uno di quei moduli che io, anche quando mi capita di parlare con qualcuno di voi in privato o comunque di dare qualche consiglio più personalizzato, chiedo sempre di partire da questi moduli classici e interscambiabili per tutti gli stili. Perché? Perché chiaramente ragazzi è più semplice dare un'indicazione, è più semplice scegliere gli stili di gioco e diventa più complesso nel momento in cui magari andiamo a mettere dei giocatori o dei ruoli troppo particolari. Cioè vi faccio ipotesi, giochiamo con 5 trequartisti, una punta, lì cosa dici ma come li metto in campo, cioè cosa metto, che stili metto, e alla fine è quello poi che ci condiziona nel nostro giocare, perché i giocatori faranno un certo movimento, la squadra si muoverà in una certa maniera e noi potremo giocare bene come anche giocare male. Quindi andiamo subito ragazzi a vedere al volo le istruzioni individuali, anche se vi stoppo un attimino, pubblicità, perché vi dico soltanto che comunque sono sempre aperti le affiliazioni su Amazon e su Gamigo, per chi volesse appunto premendo il link che trovate in descrizione supportare il canale a costo zero, ovviamente completamente gratuito ragazzi. Per fare i vostri acquisti basta passare dai link che trovate in descrizione. Gamigo è una piattaforma videoludica, mentre Amazon lo conosciamo tutti, sappiamo benissimo di che cosa stiamo parlando. Sono aperti per chi volesse anche gli abbonamenti, mentre quelli hanno invece un piccolo costo di 1-2 euro al mese, ma parliamo veramente di cifre irrisorie per chiunque. E però ragazzi sblocchereste comunque la possibilità di giocare magari direttamente con me, di avere dei consigli o delle lezioni personalizzate su di voi, quindi proprio di fare dei video diciamo in diretta insieme. Quindi ragazzi comunque tante piccole cose che solo per gli abbonati sono riservate e di conseguenza ovviamente con il pagamento di 1 euro 2 euro ve le potreste portare a casa. Andiamo però subito a vedere ragazzi le istruzioni, perché sono fondamentali secondo me in questo modulo. Io vi consiglio sempre nei moduli di partire senza istruzioni, ma in questo caso ragazzi io le do diciamo un po' di default, perché comunque le ho già testate. Inizialmente ho provato anche io dando solo il difensivo, il contropiede magari alla punta, però ho notato che ci vogliono delle altre, il difensivo al mediano, l'offensivo al trequartista giocatore chiave, perché ragazzi voglio che faccia proprio quasi da seconda punta, cioè proprio voglio molto movimento lì tra quei 3 davanti, il contropiede a Mbappé e linea bassa ragazzi a Vieira. Come notate a Xabi Alonso non diamo istruzioni, perché chiaramente ragazzi voglio che lui, essendo un tra le linee, stia proprio lì a fare da filtro quando appunto Vieira si abbassa. E credetemi, perché ho messo lui e non magari un Pirlo, perché comunque ho notato che lui, come già detto prima, ha qualità e quantità, quindi voglio che appunto lui faccia questo tipo di movimenti. Vi faccio vedere anche al volo la panchina ragazzi. Metto chiaramente un Chiellini vinto anche lui ragazzi da pochissimo, ho avuto una fortuna, non ditemi niente, sono stato molto fortunato. Io sapete benissimo, comunque almeno per i più affezionati, che non mi piace shoppare, però in questo caso ragazzi sono stato fortunato, quindi sembra che abbia realmente shoppato. Vicino a lui chiaramente c'è un Pirlo che può sostituire Xabi Alonso, Barella idem, Cafu come terzino,
Beckenbauer DC, questo Ricky Pugh lo stesso molto molto forte, un giocatore molto interessante, vinto un bel po' di tempo fa. De Paul, il nostro amico De Paul chiaramente non può mancare, perché come ho già detto al posto di Matthaus De Paul è d'obbligo. Milik, ragazzi, questo Milik voi magari non gli darete 2 lire, però io sì, ragazzi, e devo dire che mi piace molto, soprattutto per i colpi di testa. Lui quasi tutti i gol che mi ha fatto li ha fatti di colpi di testa, ha giocato 132 partite, 42 gol e 14 assist. Ragazzi, per Milik 42 gol sono tantissimi, perché gioca chiaramente solo gli ultimi minuti, li faccio al massimo, metto che ne so un esterno lì proprio pronto a crossare, e voglio che lui si butti lì solo di testa fondamentalmente, tra l'altro fulcro di gioco, quindi lui serve proprio per far salire la squadra. Però ragazzi, devo dire che mi piace. L'attaccante di rientro, che in questo caso è questo Messi, uno dei più forti usciti, questo Hazard che l'ho recuperato dalla tribuna, Buemo, vinto una settimana fa circa nel giro gratuito della settimana, e ragazzi devo dirvi che comunque non è niente male. E poi, come ho già detto prima, il regista creativo come trequartista, poiché se volessi anche io cambiare e giocare magari un pochino più con un appoggio, questo Snyder, ragazzi, sicuramente non ha nulla da recriminarvi tecnicamente, di conseguenza fa, e lo fa molto bene, il suo mestiere. Quindi ragazzi, detto ciò, mi raccomando, provatelo. Io vi ringrazio per il supporto che mi date ogni santo video che faccio, ma soprattutto per quelli che hanno deciso di iscriversi o comunque di passare dai link di affiliazione, chiaramente un grazie ancora più grande. Fatemi sapere ragazzi nei commenti che ne pensate. Un saluto, alla prossima dal vostro Luca Tarani. Ciao!